Paolo Ardoino of Tether. Lui è Paolo Ardoino, il CEO di Tether, l'azienda che ha creato una cripto che ad oggi è la quarta al mondo per capitalizzazione ed è anche l'azienda con il più alto fatturato per dipendente al mondo. Nel 2024 hanno fatto più di 13 miliardi di profitto con meno di 200 persone. E parlo di profitto, non di fatturato. Siamo stati nominati l'azienda con più ritorni per employee al mondo, circa 80 milioni di dollari per employee. Tether gestisce 160 miliardi di dollari in crescita e detiene più titoli di Stato americani che in moltissime nazioni. Se fossimo uno Stato saremmo il 18° Stato al mondo per quanti debito americano deteniamo. Con Paolo abbiamo già fatto una chiacchierata sul mio canale e ne ha fatte anche un altro paio sul canale di Chapeau, ma per sicurezza vi faccio un riassunto. Paolo ha iniziato a programmare a soli 8 anni e ha studiato informatica all'università. È stato un hacker e un appassionato di decentralizzazione. Ha poi fondato la sua prima startup nel mondo della finanza, attraverso la quale ha conosciuto Giancarlo De Vasini, il fondatore dell'exchange Bitfinex. Così Paolo ha mollato la startup ed è andato in Bitfinex per creare tutta l'infrastruttura tecnologica. Così hanno poi fondato Tether, una stablecoin che replica il dollaro, nata semplicemente per rendere pratici i trasferimenti tra un exchange e un altro. Negli anni però Tether è stato adottato da più di 400 milioni di persone, tra cui persone che vivono in paesi dove la valuta non è stabile o dove non ci sono servizi bancari e per questo usano Tether per i pagamenti. Per replicare il dollaro, Tether utilizza i soldi che riceve per investirli in buoni del tesoro americani. Investendo così centinaia di miliardi di dollari, gli tornano ogni anno miliardi di profitto senza fare tra virgolette niente, e questi soldi li possono investire su cripto, altri progetti e tra le varie cose anche comprare il 10% della Juve. In questo video ho fatto un altro po' di domande per capirci di più su come funzionasse Tether, sia gli investimenti che stanno facendo, la loro visione per il futuro e le risposte di Paolo alle varie critiche che hanno ricevuto. Quanto state gestendo? USDT, il nostro stablecoin, è arrivato a 155 miliardi di capitalizzazione di mercato. Il gruppo Tether gestisce circa 178 miliardi di dollari. Quindi avete un 20 miliardi di dollari in più che sono investiti, mentre quei 155 sono tutti in bond americani. Direi la maggior parte sì, poi abbiamo un minimo di diversificazione, abbiamo un pochino di oro e abbiamo un pochino di bitcoin. Più di 125 miliardi di dollari sono investiti in buoni del tesoro americani. Se fossimo uno Stato saremmo il 18° Stato al mondo per quanti debito americano deteniamo. Gli altri 20 miliardi come sono allocati? In una gestione portafoglio che è diversificata, facciamo degli investimenti che ci servono a espandere la nostra rete di distribuzione del dollaro americano, USDT. Per noi i mercati principali sono quelli emergenti, e poi come possiamo sfruttare le connessioni portate dalla nostra presenza incrementale fisica, quindi con chioschi in Africa, negozi in Centro Sud America, eccetera eccetera, piuttosto che come possiamo sfruttare i canali social dati da Rumble per esempio per raggiungere sempre più utenti. Ok, cos'è Rumble? È una piattaforma tipo YouTube nata in Canada, quotata in borsa ma con una piccola capitalizzazione. Tether in questa azienda ha investito 775 milioni di dollari, quasi 1 miliardo, e in questo modo ha messo un piedino nel mondo dei media. Ma questo è solamente uno dei vari investimenti in startup finanziati da una piccola porzione di quei 20 miliardi in eccesso. Questo subtotale ammonta in questo momento a circa 1,5 miliardi, 2 miliardi. Considerato che Rumble però sono 775 milioni di dollari, quindi in tutto, in totale, il portafoglio di Tether Investments conta più di 105-110 aziende investite, quindi c'è un bulk di aziende molto grosse, poi man mano ci sono anche investimenti da 1.200.000 euro. Siete diventati, chiaramente con la parte di investimenti, un fondo di investimenti. Sì. Anche perché avere un fondo di investimenti da 20 miliardi vuol dire già avere un fondo di investimenti gigantesco. E l'allocazione del resto? Tether ad oggi ha più di 70 tonnellate d'oro fisico detenuto in Svizzera e più di 100.000 bitcoin. In parte sono nelle riserve e in parte invece sono detenuti da Tether Investments, così da riuscire a diversificare comunque i due portafogli. Abbiamo investito recentemente in un'azienda che si chiama Adeco Agro, che è il più grande proprietario terriero del Sud America. Hanno terra in Brasile, Argentina e Uruguay. Sono anche uno dei più grandi produttori agricoli nel mondo, soprattutto nel centro Sud America. La cosa molto interessante è perché producono bioetanolo e hanno convertito tutte le loro ruspe, camion, eccetera eccetera a funzionare bioetanolo, quindi sono completamente sostenibili. Hanno un'ottimizzazione del processo agricolo che fa paura. Altra cosa molto interessante è che producono 200 megawatt di energia, in parte viene utilizzata da loro stessi, in parte era svenduta ad esempio al Brasile. Noi li stiamo aiutando a capire come possono ottimizzare comunque i profitti facendo Bitcoin mining. D'altra parte sono molto interessati all'utilizzo di stablecoin per l'international trading. Hanno clienti in tutto il mondo, stanno iniziando a utilizzare stablecoin USDT per tutto il cross border payment, per il commodity trading. In generale l'idea di utilizzare USDT per il commodity trading sarà
uno dei maggiori fattori per l'incremento della nostra base monetaria, cioè è quello che ci fa passare molto più velocemente da 155 miliardi di oggi a 300 miliardi nei prossimi anni. Noi la stiamo discutendo con tutte le società di trading di commodities più grandi al mondo e tutte stanno guardando USDT come sistema per efficientare i loro processi. In inciso, quando tu sei un'azienda che commercia in petrolio, mandi un bonifico e quel bonifico ci mette 5 giorni ad arrivare e tu hai una nave ferma in un porto che deve caricare dei barili di petrolio ma non può caricarli finché non arriva al bonifico, capisci che se invece dopo un secondo arriva al pagamento, il tuo portafoglio e il tuo capitale diventa infinitamente più efficiente. Tether è conosciuta per essere la stablecoin company, quindi l'azienda che ha creato USDT. Io la definirei la stable company, un'azienda che investe e crea tecnologia con il fine di portare stabilità nella società, e stabilità nella società si porta in vari modi, con sia stable money, che è USDT, una valuta stabile, stable communications, freedom of speech e peer-to-peer telecommunications, così ci sono check and balances, non c'è una piccola elite che ha controllo di tutte le comunicazioni, stable energy, che è quello che stiamo facendo tra investendo in energia sostenibile, e poi anche stable intelligence, che poi è la parte AI un po' più futuristica. Il valore di Tether è stato stimato intorno ai 515 miliardi di dollari, però è realistico, se fosse quotata in borsa sarebbe la 19ª azienda più grande al mondo per capitalizzazione. Nonostante questo, Paolo ha dichiarato che l'azienda non ha alcuna intenzione di andare pubblica e quotarsi in borsa, a differenza per esempio di Circle, un principale competitor di Tether, che invece si è quotato. Questa stima l'ha fatta un ragazzo su Twitter, non prendendo numeri campati per aria, ma l'ha fatta basandosi sui multipli di Circle, cioè Circle è andata recentemente in borsa, ha ricevuto credo una valutazione su multipli che sono più di 100 volte i profitti, e quindi se Tether dovesse essere valutata a 100 volte i profitti, considerando che l'anno scorso ha portato più di 13,7 miliardi di profitti, $1 trilione, sì. Esatto, io non faccio le regole del gioco, però se tutti siamo uguali, perché Circle dovrebbe essere valutato in un modo diverso da noi. E in più il modello di business di Circle prevede che loro in realtà pagano il 70% dei loro utili alla rete di distribuzione. Noi abbiamo la nostra rete di distribuzione che ci ha permesso ad oggi di raggiungere più di 400 milioni di utenti nel mondo e ci sta permettendo di scalare a una velocità di 30 milioni di wallet nuovi ogni trimestre, quasi fossimo Facebook. In realtà la nostra azienda dovrebbe tecnicamente avere un multiplo più alto di quello di Circle, perché comunque abbiamo anche un balance sheet estremamente importante, abbiamo investimenti di tantissimi tipi. Ci sono due ragioni per cui le aziende si quotano in borsa. La prima è che hanno accesso capitale a debito molto più facilmente, e la seconda perché i fondatori vogliono un exit, vogliono monetizzare. Noi non abbiamo bisogno di nessuna delle due cose. Da un lato abbiamo una lunga fila di persone che vorrebbero comprare quote e, ripeto, a noi non interessa in questo momento, ci interessa avere un saldo controllo sull'azienda, e secondo, quest'anno faremo meglio dell'anno scorso per quanto riguarda i profitti. La nostra capitalizzazione del mercato sta salendo. L'anno scorso la capitalizzazione dello stablecoin media era sotto i 100 miliardi, ora è già 155 miliardi. Quindi quest'anno gli interessi sono rimasti più o meno uguali, li rischiamo di fare anche più utili rispetto all'anno scorso. Secondo me Tether è un'azienda che nasce una volta ogni 100 anni. Abbiamo una possibilità incredibile. Secondo me abbiamo tre features che sono veramente uniche. La prima, il fatto che abbiamo una competenza tecnologica che è veramente rara. Secondo, abbiamo una filosofia che è quella del Bitcoin, quindi tecnologia che rende la società estremamente resiliente, quindi non siamo centralizzatori ma siamo decentralizzatori. E terzo, però, abbiamo il capitale per farlo. Io non voglio spendere ogni trimestre a raccontarla a un analista che poi mi dice ma perché tu non hai ottimizzato, dovevi guadagnare 2 centesimi in più, e no, ma a me non mi interessa. Io voglio costruire cose che mi interessino, voglio costruire cose che siano di beneficio della società e non beneficio di tre banchieri. Aneddoto interessante: per la prima volta quest'anno sono andato negli Stati Uniti. Nella tua vita? Sì, a 40 anni. Prima volta a New York, molto interessante come esperienza. Poi sono andato a Washington, ho avuto l'opportunità di avere un'intervista con la televisione del New York Stock Exchange. È andata benissimo, mi hanno fatto i complimenti, l'ho postata sui social media. Nell'arco di 2 ore ha avuto un successone questa intervista. Io esco bello contento dal New York Stock Exchange, vedo che c'è il tour di Wall Street, faccio un selfie. Il giorno prima di quando ho fatto quel selfie e di quando ho fatto l'intervista, Circle aveva annunciato il suo interesse di andare pubblico. Io ho fatto il selfie col toro e ho scritto Tether does not need to go public. Tether non ha bisogno di andare pubblico. Dopo 15 minuti la mia
un'intervista dal New York Stock Exchange era sparita. No. Se noi diamo così fastidio all'establishment, lo status quo, tanto da dire Tether non ha bisogno di andare pubblica, allora se la prendono a male e praticamente ci fanno questa scaramuccia di togliere l'intervista, onestamente a me che mi frega dell'intervista sulla televisione del New York Stock Exchange, però dimostra quanto un'azienda piccolina, perché Tether è ancora un'azienda piccolina, possa in realtà rompere le scatole alla finanza tradizionale. Questo è quello che mi dà più piacere. Infatti una sfida di Tether, nonostante i numeri di capogiro, è sempre stata quella di dimostrare la propria autorevolezza agli occhi del mondo tradizionale. Prima è stata attaccata da tutto il mondo della finanza tradizionale, ne sono state dette di tutti i colori sugli stablecoin. Ad oggi invece gli Stati Uniti hanno iniziato a capire che è una tecnologia fantastica con un potenziale di portare efficienza al mondo di pagamenti, quindi stanno creando una legge per gli stablecoin. Quindi io sono andato appunto per la prima volta quest'anno negli Stati Uniti per spiegare a cosa servono veramente gli stablecoin, perché la legge è fatta fondamentalmente per gli americani. Gli stablecoin secondo me sono molto più importanti per i non americani. Devo dire che sono stato ascoltato, ho capito bene il mio messaggio, accettato molto bene. Se tu pensi agli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno un'efficienza del denaro e dei canali bancari del 90%. Se tu ci aggiungi uno stablecoin, arriva al 95%. Se tu vai in Nigeria, l'efficienza del mondo pagamenti è del 10 o il 20%. Se tu aggiungi uno stablecoin arrivi al 50%, perché fai una differenza enorme. Il beneficio marginale è altissimo. Esatto. È chiaro che per noi come azienda, noi ci dobbiamo concentrare dove possiamo fare una differenza del 30%, 40% rispetto a una differenza del 5%. In più portiamo inclusione finanziaria dove non c'è mai stata, portando comunque accesso a una moneta stabile a 400 milioni di persone. Noi abbiamo dimostrato come, innanzitutto, Tether ha piena visione di quello che succede sul mondo della blockchain. Abbiamo possibilità di collaborare con tutto il mondo del law enforcement. Lavoriamo con più di 250 agenzie di forze dell'ordine in più di 50 paesi al mondo. Non c'è nessuna azienda, nessuna istituzione nel mondo tradizionale che ha questa granularità di collaborazione col mondo delle forze di polizia internazionali. Lavoriamo con l'FBI, lavoriamo con i servizi segreti americani, lavoriamo con il Dipartimento di Giustizia, lavoriamo con tutti. Quindi questo in realtà ha dato molto comfort alle istituzioni americane sul fatto che sì, è una nuova tecnologia, ma non è senza regole e non è senza controllo, che poi è quello che si è detto tanto, un po' l'ignoranza porta a avere paura che magari non sono effettivamente vere. A prescindere da tutto questo, viviamo comunque in un periodo di grande instabilità geopolitica, a causa sia delle guerre in corso che del mutamento della politica americana a seguito dell'insediamento di Trump nella Casa Bianca, tra la minaccia dei dazi e i litigi con Elon Musk. A me, essendo la stable company, mi farebbe piacere che il mondo fosse stabile. Diciamo che questi litigi non giovano molto comunque a un momento non troppo semplice per il mondo e per gli accordi anche esistenti internazionali. L'Europa invece? Con loro hai avuto modo di avere una conversazione? A me dispiace sempre non parlarne benissimo dell'Europa. L'Europa si concentra prima sulla regolamentazione e su imporre regole su tutte le tecnologie senza averle capite. Posso garantire che io ho partecipato a tanti tavoli di discussioni in Europa sugli stablecoin, sulle cripto, sul bitcoin. Il livello di comprensione è zero. Le regolamentazioni ci stanno, vanno bene, però forse prima dovresti aver capito il tema e la complessità anche dell'argomento prima di esporti. Io come CEO di sta azienda, di Tether, ho deciso di non applicare, di non accettare la regolamentazione MiCA, che è quella per gli stablecoin e per le cripto in Europa. Ho deciso di accettare il fatto che in Europa gli exchange di criptovalute non possano listare USDT, perché noi come Tether siamo molto d'accordo alle regolamentazioni quando sono intelligenti e sono fatte bene. La licenza MiCA richiedeva che il 60% delle riserve di Tether fossero in depositi bancari non assicurati. È molto più sicuro il bond. Le banche saltano ogni tanto. Quando tu depositi i soldi in banca, solo il 10% sono là dentro. Esatto, il 90% vengono dati a chi si compra una casa, chi fa parte di un'azienda. E quindi io mi sono detto, ma perché devo rischiare i miei utenti che vivono in Argentina, in Turchia, in Vietnam, in Africa, che non hanno un'altra alternativa, perché l'Europa è sottostare a una regolamentazione che non è fatta bene. Sì, avreste dovuto aprire un'altra company solo europea e magari tenere una porzione solo per l'Europa, sarebbe stato un casino, sì. Quando ho preso questa decisione avevamo circa 140 miliardi di dollari in gestione. Sai quanto l'azienda ha perso in capital market cap per questa decisione? Meno di 300 milioni. Neanche l'1%, il 0,3%. Ho deciso di non stare in Europa e di non sottostare alla regolamentazione europea, perché bisogna dare un segnale ai burocrati che fanno leggi senza avere un minimo barlume cosa stanno legiferando. Invece, per curiosità, negli Stati Uniti hai conosciuto quindi qualche mega imprenditore Trump? Chi sono le persone top che hai conosciuto in questi giri? Ho avuto piacere di conoscere dai figli di Trump, ho conosciuto
conosciuto Peter Thiel. Peter Thiel, tanta roba. Che dice Peter Thiel? Estremamente interessante. Siamo molto allineati su alcuni pensieri. Lui al tempo voleva fare WorldCoin. Siamo allineati sui vari possibili scenari non troppo positivi degli Stati Uniti internazionalmente. In realtà siamo tutti collegati. Se un paese cade, soprattutto se è un paese grosso come quello degli Stati Uniti, secondo me l'Europa ce la siamo già scordata da un po' di tempo. La cap table di Tether, quanto sono persone fisiche come voi, persone da fuori, istituzionali, fondi, in quanti siete? Meno di 15 sicuro. 15 enti? Sì, uno molto famoso è entrato recentemente, non dirò il nome, e comunque è su tutti i giornali. Il resto sono tutti da vecchi fondatori o persone più o meno attive, ma comunque tutti che sono entrati dentro l'azienda molto presto. Come gestite la press negativa? Quando abbiamo creato un prodotto che andava a disintermediare le persone con le istituzioni finanziarie, tu puoi immaginare cosa ci hanno scatenato contro. Quelli sono i poteri forti. Noi abbiamo creato un prodotto che in realtà porta il dollaro americano nelle tasche e sugli smartphone di persone che sono state lasciate indietro dal mondo bancario. Sono persone che il mondo bancario non vuole toccare, non perché sono brutte persone o hanno dei problemi, sono dei criminali, assolutamente no. Sono bravissime persone che però sono troppo povere per essere di interesse delle banche, perché per essere di interesse delle banche devi pagare 100 euro all'anno o 100 dollari all'anno per tenere aperto il conto bancario. Se tu vivi in Haiti o vivi in Africa, dove lo stipendio medio annuale è magari di $1.000, non puoi pagarne 100 per avere un conto bancario, quindi questi tengono i soldi sotto il materasso. E abbiamo creato un prodotto che gli permette di tenere dei dollari digitali in un mondo che sta diventando sempre più digitale sullo smartphone. Quindi abbiamo portato questo dollaro digitale a 400 milioni di persone, in realtà spesso saranno 500. 2 italiani sono riusciti a fare quello che per decenni avrebbero dovuto fare le organizzazioni non governative, tutte le altre banche, tutti gli stati che hanno sempre parlato di inclusione finanziaria. Onestamente, dove siamo noi in Africa, dove siamo noi in Centro Sud America o in Asia, non ci sono. Però fa capire come noi siamo un po' la spina del fianco del mondo istituzionale e finanziario, perché siamo più efficienti. Abbiamo dimostrato che con un'azienda piccola, ma usandola le nuove tecnologie, riusciamo ad avere un'efficienza anche organizzativa e operativa che non ha precedenti. Siamo stati nominati l'azienda con più ritorni per employee al mondo, circa 80 milioni di dollari per employee, e questo è dovuto al fatto che utilizziamo la blockchain, utilizziamo comunque tutte le nuove tecnologie, usiamo le AI, è tutto integrato nei nostri sistemi dal giorno zero. Quindi tutto questo ha portato il mondo finanziario tradizionale e quindi il mondo delle istituzioni a spararci addosso a 10 anni. Quando hai queste persone che ti sparano addosso, che cercano di farti le trappole, quando cercano di far sì che ogni singolo giornale che fa parte dell'establishment come il Wall Street Journal e tutti questi o il Financial Times ti sparano addosso per 10 anni, ti viene una pelle che è spessa così. Quindi se qualcuno su Twitter dice ma sei cattivo, vabbè, amen. A proposito di critiche, le due più comuni sono il non avere un audit che testimoni che veramente abbiano i soldi che dicono di avere come collaterale, e l'altra invece non è una critica a Tether ma una critica a Giancarlo De Vasini, una multa da 50.000 euro che è stata fatta molto prima di Tether per aver piratato e venduto Microsoft. Queste critiche sono state sollevate di recente in un servizio della RAI molto duro nei confronti di Tether e del suo fondatore. Tether ha un'attestation che è una revisione indipendente da parte di Video Italia, che è il quinto auditor al mondo, e loro producono un'attestazione su base trimestrale indipendente delle nostre riserve, di come sono composte, che ci siano. Ci sono altri stablecoin nel mondo, anch'essi non hanno un audit continuo delle riserve, hanno delle attestation. Infatti la legge americana che sugli stablecoin dirà cosa devi avere, le attestation. E questo è quello che ho spiegato anche a quelli della trasmissione su Rai 2 o Rai 3. Ti hanno tagliato, no? Ho fatto 36 minuti di intervista, ci ho messo 2 minuti sì. E solo praticamente le cose che interessavano loro. Sì, no, ma si vede che ti tagliano proprio le frasi, per ridere. Sì, ma 36 minuti di intervista, 2 minuti, capisco tagliare un pochino, ma così proprio mi hanno messo nel sacco dell'umido. Quando mi si dice ma Tether non ha un audit, innanzitutto guarda Silicon Valley Bank, Signature, Silvergate, 3 banche avevano l'audit nel 2023, tutte e 3 fallite. Credit Suisse, Wirecard, tutte queste avevano un audit. Io non dico che l'audit non sia importante, per noi è una priorità. Se gli Stati Uniti che praticamente dicono per gli ultimi 4 anni cripto non va bene, le aziende tradizionali, gli auditor, le banche non devono toccarlo, è chiaro che gli auditor ci stanno ben lontani. Non è che non sono confidenti su di noi, avevano paura di ritorsioni dal mondo delle istituzioni, dal governo americano, che onestamente se il governo americano ti dice di non fare una cosa, gli auditor non la fanno. Le cose stanno cambiando grazie alla nuova amministrazione di Trump. Quindi incrociando l'idea ti aspetti che succederà? Sì. Altra cosa, la legge americana, che sarà la legge poi copiata da tutti, non richiede in questo momento un
audit, ma le attestation, che è quello che stiamo facendo. È possibile che in futuro aumenteremo la frequenza delle attestation, le faremo mensili. All'inizio del 2024 Howard Lutnick, che ad oggi è il segretario del commercio americano, è andato pubblicamente a dire: tutti i soldi di Tether li vedo io perché sono dentro la mia banca, quindi sono qua, quindi cosa volete? All'inizio del 2024 lui era chairman di Cantor Fitzgerald, che è uno dei 24 primary dealers americani. Primary dealer è l'azienda che si collega direttamente alla Fed americana, e noi abbiamo tutti i buoni del tesoro americano, non è che li possiamo tenere nel portafoglio dell'Invicta a strappo, no, li dobbiamo tenere da qualche parte. Li teniamo in una delle principali istituzioni finanziarie americane chiamata Cantor Fitzgerald, che è negli Stati Uniti, regolata dalla Fed, E loro hanno detto: li vediamo, sono là. esatto. D'altra parte, parlando di Giancarlo, in realtà non mi interessa molto parlarne perché qualcosa è successo credo nel 96. Cosa devo dire? Se ognuno di noi dovesse mettere sul tavolo una multa che ha preso, io poi non sono neanche molto esperto, non sono andato a fondo di quello che è successo, ci saranno delle carte, saranno pubbliche o meno, non lo so, però onestamente tu capisci come una trasmissione televisiva che deve parlare di un mondo, che è il mondo cripto, va a prendere una cosa che è libera land, puoi dire infinito del mondo Bitcoin, di quanto si sta portando aiuto a tutti i mercati emergenti, tutte le cose positive e anche negative. Puoi parlare di FTX, piuttosto vuoi dire qualcosa di negativo, parla di FTX. Vai a parlare di una persona che sta cambiando la vita di centinaia di milioni di persone, perché è Giancarlo che ha creato quest'idea. La vai a attaccare su qualcosa che è successo 30 anni fa, quando io ho parlato per 36 minuti di tutto quello che facciamo, rispondendo anche a tutte le critiche, in parte quelle che hai sollevato tu, ed è stato riportato zero. Secondo me devi avere comunque un'onestà intellettuale. In questi ultimi 12 mesi, qual è stata la tua sfida più grande? Sono sempre stato un nerd, sono stato un hacker, in realtà sono un nerd, un hacker, un geek. Mi sono già trasformato in CEO dell'azienda, occupandomi della strategia, eccetera eccetera. Trasformarmi anche in una persona che va a Washington e parla con i politici è stato forse una crescita personale molto importante, e sicuramente è stata una challenge molto importante. Anche questo mi è piaciuto farlo semplicemente perché mi piace, da hacker, il concetto dell'hacker, che ti piace sperimentare cose, capire come funzionano, quindi l'ho fatto con molto piacere, ma veramente è stato all'inizio quasi un ostacolo insormontabile, perché vai da programmatore a Washington, ti metti di fronte a dei senatori e dici vabbè, ok, ora ti devo spiegare in modo non tecnico cosa stiamo facendo, e questo è stato forse l'highlight del mio anno. Quando un'azienda ha successo, tutti provano a copiare il suo business e la sua tecnologia. Tether come affronta la competizione? I nostri competitor americani, che sono partiti molto dopo, hanno preso la nostra idea, stanno ottenendo risultati ben inferiori a quelli che stiamo ottenendo noi ancora tutt'oggi. Loro stavano mettendo in piedi una narrativa che andava a dire: guardate, fate pure una legge che tagli fuori Tether, perché tanto Tether qua non ci verrà mai. Cosa è successo? Tether è andato negli Stati Uniti. Quando siamo andati negli Stati Uniti abbiamo iniziato a spiegare come funzionava la nostra tecnologia, qual era il potenziale di questa tecnologia, e ci siamo resi conto che i nostri competitor stavano raccontando la tecnologia come una tecnologia per le banche, che è esattamente l'opposto. Le banche hanno già 1000 modi per pagarsi tra di loro. I ricchi non hanno problemi di spostare i soldi, semplicemente hanno un account in JP Morgan, cioè questi non gliene frega niente, vivono nella loro torre d'avorio circondati da 1000 lacchè, mentre ci sono le persone in Africa, in Asia, in Centro Sud America che hanno ancora il cash e non hanno modo di partecipare all'evoluzione del mondo digitale. Gli stablecoin sono una tecnologia, e quindi tu dici mi copio la tecnologia, ed è la stessa cosa. In realtà quello che fa Tether è completamente diverso. La tecnologia dello stablecoin in Tether è una parte importante ma minima rispetto a come noi agiamo per distribuire questo prodotto e far sì che sia capito e sia utilizzato. Noi, ripeto, i nostri competitor, ad oggi, anche qualche giorno fa, un gruppo di banche ha annunciato un consorzio per creare uno stablecoin, e tanti mi hanno chiesto: ma avete paura di questa competizione? Io dico assolutamente no, perché le banche o i nostri competitor americani fanno quello che sanno fare, ovvero cercano di vendere questo stablecoin a tutti i loro amici ricchi e a tutte le banche. Noi invece ci spacchiamo la schiena creando chioschi in Africa, andiamo nelle strade di Buenos Aires, andiamo in Bolivia, per dire, qualche giorno fa ho twittato che ci sono dei negozi in Bolivia che hanno i prezzi in USDT, cioè sono tutte cose che questi, se tu gli chiedi dov'è la Bolivia, non lo sanno, non sai, gli metti un mappamondo davanti, non lo sanno trovare. Quindi se vuoi essere un nostro competitor, però copia tutto bene, se no non vai da nessuna parte. In tutto ciò, come dicevo, in Tether sono poche persone, quindi ogni dipendente fa la differenza. E Paolo fa ancora tutti quanti i colloqui finali. Quasi nessuno lascia l'azienda, e mantenere dipendenti motivati e devoti alla causa è sempre stata una delle sfide più importanti per le aziende. Tether sembra riuscirci molto bene, per cui come fa? Come riesci a capire se è uno che ci crede per davvero? Negli ultimi 10 anni in cui, sai, ti vedi attaccato dalle banche, ti vedi attaccato da tutti, abbiamo perso praticamente nessuno come dipendenti. Questo la dice lunga sulla forza di volontà e la sicurezza delle persone quando decidono di lavorare per noi. Il primo metodo di giudizio è una persona tossica o meno. Tossica
tossico non vuol dire che si fa di droghe, quello vabbè sarebbe già un problema a prescindere. Vuol dire che è una persona che riesce a collaborare con gli altri, ha uno spirito di comunità con gli altri o meno. Ad esempio, se sei un programmatore, pensi di essere bravo, uno ti fa una critica oppure ti dice di fare una cosa in un altro modo, sono programmatori che non la prendono bene, sono testardi oppure semplicemente dicono no, beh, io sono più bravo, la so più lunga di tutti, non venire a rompermi le scatole. Se qualcuno magari corregge un pezzo del codice, questi ci scappano di testa, quello per me è già un no. A me non interessa avere il programmatore che ti fa 100x, il programmatore più bravo al mondo, mi interessa avere delle persone consistenti, che rimangono lì, che lavorano veramente duro, capiscono cosa vogliamo costruire, sono tutti programmatori estremamente bravi, però hanno la volontà di creare qualcosa che va al di là dello stipendio che si portano a casa, piuttosto che va al di là di scrivere qualcosa sul curriculum. Per loro Tether è una missione di vita, cioè si svegliano la mattina pensando a Tether, vanno a dormire la sera pensando a Tether, lavorano nei weekend. Io non gli chiedo niente, questi scrivono nei weekend, scrivono a qualunque ora del giorno e della notte perché gli viene un'idea, perché vogliono comunque contribuire, vogliono cambiare qualcosa, mi chiedono, magari non hanno capito, e la struttura è molto orizzontale. Cioè io come CEO di sta società sarei estremamente preoccupato di avere troppi livelli sotto di me e non riuscire a identificare i problemi dell'azienda. Quindi io cerco di parlare con tutti, chiedo a tutti di scrivermi messaggi, perché da un messaggio, da una domanda capisco se ci sono problemi in azienda, e quindi questo mi dà la capacità di capire quali sono le persone giuste da assumere o meno. Cosa usi per scriverti i messaggi col team? Siamo partiti da Slack, ora stiamo iniziando a usare Kit. Tu quanti riporti hai? Report diretti un po' troppi, mi dicono tutti un po' troppi, ne ho 25. 25 è il più alto numero di riporti diretti che abbiamo ascoltato dall'inizio delle mie interviste. Comunque mi intrometto, vado a rompere le scatole un po' a tutti, quindi sei hands on. Sì, molto. Do fiducia, però comunque se vedo un problema cerco di correggerlo subito, perché poi il prossimo progetto andrà già nella direzione più giusta. Sei anche individual contributor in un certo senso. Sì. Molto. Tether ha una partecipazione in Juventus del 10,12%, con il 6% circa di diritti di voto. Sia Paolo che Giancarlo sono tifosi della Juve, però ci sono state alcune controversie perché Tether è stata esclusa dall'ultimo aumento di capitale, nonostante si fosse detta interessata a partecipare. Paolo, a seguito della vicenda, ha fatto un post su X, Twitter, facendo trapelare un po' di frustrazione per la decisione. Gli ho chiesto così se ci fossero delle novità. Ci sono stati dialoghi, anche se non tanti. Sicuramente in questo momento non c'è molta apertura. Magari in futuro cambieranno le cose, però noi abbiamo investito col cuore, con la passione per la Juve, ma anche abbiamo valutato il fatto che, secondo me, è molto oggettivo. La Juve non ha avuto una fantastica stagione che è finita. Confido nel lavoro di Tudor e di tutta la dirigenza nel fare un ottimo 25-26, però diciamo che siamo arrivati con veramente il cappello in mano e la volontà di collaborare. Io semplicemente avevo veramente migliaia di persone che su Twitter mi dicevano: oh Paolo, ma sti soldi li cacci? Cioè, ragazzi, non è che io non li voglio cacciare, non me li fanno cacciare. Poi non abbiamo ancora capito bene cosa c'è dietro, però tanto noi siamo lì, siamo disponibili, siamo pronti ad aiutare nel momento in cui ci verrà chiesto. Però volevo solo dire, magari dall'esterno non si percepisce questo problema, ho voluto raccontare la nostra esperienza. Quando tu dici make Juventus great again, cioè again vuol dire di nuovo, vuol dire che c'è stato un passato che la Juve ha fatto molto bene. Non si va a togliere nulla del passato, ma c'è un problema locale, momentaneo si spera, che secondo me è oggettivo, e c'è una volontà di aiutare. Te l'avevo già chiesto la scorsa volta com'è la tua giornata tipo, e tu mi hai fondamentalmente detto faccio mezz'ora di sport e poi lavoro tutto il resto della giornata. È cambiata questa giornata tipo? No. Ma le vacanze le fai? Viaggio, ma la mia giornata in vacanza è, se tu mi vedi ogni tanto vado in Italia, mi hanno invitato in Sardegna, sono arrivato bianco esattamente come sono partito. Non ce l'hai mai questo pensiero? Stiamo macinando miliardi, forse sarebbe il caso di chillare un attimo. Quando lavoro non penso ho fatto questo utile con questo sforzo, mi diverto, cioè non credo di riuscire a fare qualcos'altro così bene, qualcos'altro che mi dia così tanta soddisfazione, quindi se volessi fare qualcos'altro lo farei. Mi alleno perché comunque secondo me fa bene, è importante per la salute psicofisica. Qualche giorno fa ho iniziato a giocare a calcio, ero bravino, anzi bello bravo fino a che avevo 16 Ti anni. puoi autoprendere alla Juve. Esatto. Beh, ora in realtà tra poco, il 3 luglio, siamo stati invitati col Plan B, sai che sponsorizziamo certo. la Lugano FC, siamo stati invitati a fare una partitella contro la prima squadra del Lugano, quindi sto cercando un attimo di riprendere a fare qualche partitella. Ovviamente a 40 anni ti spacchi in un attimo, quindi sto cercando di andarci anche abbastanza piano. Io amo il mio lavoro, però riconosco che fare impresa è una guerra, è una sofferenza, anche se ci piace, è un po' un masochismo. Ci sono delle cose che magari devo interrompere prima che sia troppo tardi, no? Non so se tu ci pensi mai. La più grande fortuna che ho avuto nella mia vita è stata quella di trovare mia moglie, che è una persona incredibilmente intelligente, molto più intelligente di me, estremamente capace, che si occupa di tutte le operations dell'azienda, quindi è il nostro COO, quindi noi viaggiamo sempre insieme, lavoriamo insieme, quindi quella è stata la mia fortuna principale. Siete
siete in trincea, ma almeno siete in 2 in trincea. Sì, con Giancarlo e la sua famiglia abbiamo sempre un rapporto Certo. incredibile. Quindi Sì, più che siamo molto un'azienda fortunati. è chiaramente una missione, veramente in trincea. Bellissimo, CEO, è il mio sogno, anch'io devo fidanzarmi con la mia CEO, devo trovarla. Adesso qual è il tuo obiettivo personale? Molti hanno l'obiettivo di fare azienda, di fare una grande azienda. Tu c'hai una grande azienda e forse non era neanche mai il tuo obiettivo. Qual è il tuo obiettivo personale? Ad oggi la tecnologia in realtà permette di cambiare veramente il corso della storia. Se vogliamo pensare alla società del futuro, la tecnologia deve essere alla portata di tutti, l'accesso alla tecnologia deve essere decentralizzato. L'obiettivo della mia vita e della società in realtà è creare questo tipo di movimento, quindi una consapevolezza da parte della società, di tanti ragazzi, imprenditori, sviluppatori, creativi, nel far parte comunque di un disegno di una società decentralizzata che è resiliente a 3 società al mondo, 4 società al mondo che stanno ammassando tutto il controllo. Quando dico che Tether è una società unica ed è un'opportunità che capita una volta ogni 100 anni, in realtà per noi i profitti di Tether sono il 95% dei profitti sono rimasti dentro Tether, non vengono dati agli shareholder perché è tutto focalizzato Alla missione. Voglio portare a termine questa missione. Probabilmente non ci sarà mai un termine, ma siamo disposti a morire su questa collina. Identifichi in qualcosa l'obiettivo raggiunto? C'è un momento in cui dici, beh, a determinate condizioni l'obiettivo è raggiunto, ce l'hai un just enough? Enough sarà quando ci saranno 1000 aziende che saranno in grado di fare quello che facciamo noi e che potranno, tra virgolette, anche competere contro di noi per portare avanti questa missione. C'è chi dice che siamo vicini all'AGI, potrebbe essere, cosa ne pensi? In questo momento l'AI è molto stupida. Da un certo punto di vista si voglia sopravvalutare la potenzialità dell'AI attuale semplicemente per una questione di marketing e capital raise. D'altra parte è pur vero che anche con AI stupida, mi dispiace dirlo, ma permetterà di ottimizzare e automatizzare una grossa percentuale dei lavori attuali che fanno le persone. Quindi non dovremmo mettere la testa sotto la sabbia dicendo vabbè, tanto l'AI non è così intelligente, allora non ne preoccupo. L'AI in questo momento riesce a prendere tutte le informazioni che esistono sulla Terra, a eseguire qualcosa che però è già stato concepito prima, mentre un AGI o un ASI sarebbe in grado di capire o creare qualcosa di nuovo, sarebbe in grado di capire o teorizzare l'unione della relatività generale della fisica quantistica, per dire. Sarebbe in grado di fare queste cose. Siamo ancora molto distanti da quel punto lì, raggiungeremo questo tipo di capacità noi umani con una brain computer interface. Tu la usi l'AI nella tua vita? Sì. La cosa che ti svolta di più? Creazione di one pager documents per il team. Di intervista in intervista i numeri di Tether crescono a dismisura, per cui è possibile che quando vedete questo video i numeri siano ormai già vecchi e che siano cresciuti ancora di più. Ogni volta che incontro Paolo mi esplode il cervello a pensare che sia un'azienda fatta da italiani ad aver raggiunto risultati così alti. Ed è impressionante vedere in Paolo una persona che nonostante questi risultati ancora grinda come se fosse il giorno zero. Non gli interessa dei soldi, altrimenti si sarebbe già ritirato da un pezzo, ma gli interessa invece la missione di Tether. Fatemi sapere nei commenti se avete ancora qualche dubbio e se devo fare anche un terzo episodio, magari il prossimo anno, dato che li sto facendo ogni anno. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessuna intervista con i prossimi imprenditori.